Ciao a tutti amici scacchisti, pensate di avere una possibilità di pattare o di vincere contro Carlsen? Ve lo dico io, no. Questo però può accadere nel momento in cui uniamo le forze e giochiamo tutti insieme contro l'ex campione del mondo. È ciò che è successo pochi giorni fa su chess.com in un'epica sfida. Infatti è la prima volta che Carlsen sfida il resto del mondo in una sfida non classica ma freestyle, quindi con i pezzi che non sono disposti nell'ordine normale di una partita a scacchi, ma sono tutti disposti in maniera differente e quindi diciamo rende la possibilità di giocare la partita sempre più difficile. La cadenza di tempo era di 24 ore per noi, che dovevamo scegliere tramite votazione qual era la mossa preferita, e quindi quella poi preferita veniva effettivamente giocata dal computer, e invece Carlsen anche lui aveva 24 ore di tempo. A nostro favore giocava il fatto che Carlsen nel frattempo stava giocando un evento dal vivo, quindi è stato probabilmente anche un po' coinvolto da questo torneo dal vivo e quindi non so se ha dato effettivamente il 100% nel corso di questo incontro. Andiamo però a vedere com'è andata la partita. Ricordo che Carlsen stava giocando con i pezzi bianchi, mentre il resto del mondo, quindi noi, stavamo giocando con i pezzi neri. In questa precisa posizione diventa sempre, in tutte le partite freestyle, difficile capire esattamente come andare ad aprire. Carlsen apre con E4 perché cerca di liberare intanto l'alfiere Campochiaro e diversi suoi pezzi, e il resto del mondo risponde con la medesima mossa, quindi con E5. Ecco, qui iniziano anche le prime difficoltà, perché non è mai semplice capire esattamente come andare a giocare effettivamente, perché qui la mossa suggerita era F3, probabilmente per andare a liberare anche l'alfiere e anche la donna dalle due diagonali, quindi sicuramente dava la possibilità di avere molto più gioco. Però in questa posizione Carlsen risponde con D4, quindi prova subito un gambetto. E per D4 noi giustamente cadiamo subito nel gambetto voluto da Carlsen, e diciamo Carlsen probabilmente nella sfida ha tentato di tirare qualche trucco, non immediato, perché magari diciamo il livello medio dei giocatori che giocavano non era così alto e quindi magari la mossa che veniva votata magari sembrava banale, ma in realtà era un trucco da parte di Carlsen. Andiamo a vedere comunque com'è andata. Qui risponde con F3, cavallo C6, ecco un'altra imprecisione da parte del resto del mondo, perché qui dopo F3 probabilmente anziché cavallo F6 come è stata giocata, la risposta più efficiente era F5, quindi un controgambetto da parte del resto del mondo, perché su E per F5 seguiva C5 a difesa del pedone D e quindi si teneva comunque bene la posizione anche dopo C3 da parte di Carlsen. Comunque è arrivata cavallo C6, Carlsen che risponde con cavallo B3, e qui nuovamente giochiamo una mossa non propriamente precisa, perché sempre F5 era la mossa più corretta per il medesimo motivo di prima. Però decidiamo di giocare una mossa un po' più conservativa, ossia F6. Lui risponde con cavallo per D4, cavallo per D4 e qui donna per D4. Tutto molto semplice. Ora veniva naturale probabilmente giocare la mossa che abbiamo giocato noi, però qui c'era una piccola mossa migliore, che era alfiere D6, che sembra una mossa un po' bruttina perché limita lo spazio del cavallo, soprattutto in questo campo, limita la spinta del pedone D, quindi sembra non proprio bellissima, però se guardiamo che dopo cavallo C3 arriva alfiere 5, vediamo che questo alfiere ora massimizza la sua forza perché viene disposto in una diagonale davvero molto forte. Il resto del mondo che però dopo donna per D4 decide di giocare lo sviluppo di cavallo, cavallo B6, anche perché porta eventualmente l'arrocco. Ecco, nel freestyle è sempre difficile capire come viene fatto l'arrocco. Per spiegarvelo adesso molto velocemente, bisogna pensare che negli scacchi normali il re si trova nella casella E, quindi in questo caso l'arrocco lungo sarebbe stato con il re in C8 e la torre in D8, quindi in questo caso se noi volessimo fare l'arrocco lungo il re si sposterebbe in C8 e la torre andrebbe in D8, molto banalmente. Invece ora non è possibile farlo, ma se volessimo fare l'arrocco corto il nostro re andrebbe in G8 esattamente come negli scacchi normali e la torre in F8 esattamente come negli scacchi classici, quindi tutto molto standard. Ovviamente non si può fare ora perché ci sono ben 3 pezzi in mezzo, quindi non è ancora fattibile come cosa. Cavallo B6 lui risponde con cavallo C3 e qui arrivano una serie di piccole imprecisioni sia per noi sia per anche Carlsen. Andiamo a vedere come mai, perché dopo cavallo C3
la mossa probabilmente migliore era sempre alfiere di 6 per il medesimo motivo detto precedentemente, ossia sviluppare poi l'alfiere in E5 e massimizzare la forza di questo alfiere che, come vediamo, su questa diagonale non ha proprio questa gran forza, no? Quindi, anziché giocare alfiere di 6, noi decidiamo di giocare arrocco lungo, che non è sbagliato, perché comunque andiamo ad arroccare, mettiamo il nostro re al sicuro, non dà grandi problemi, ma in realtà, come vedete, viene segnata come imprecisione. Infatti ora Carsen ha 1.6 di vantaggio. Però qui Carsen anche lui non fa la mossa precisa in questa situazione, che è alfiere G3, quindi andare subito a controllare quello che è un pedone debole per il nero, quello in C7, soprattutto perché è un pedone dell'arrocco non difeso se non dal re, ma decide anche lui di cadere nella trappola di andare ad arroccare subito, perché sicuramente per lui poi c'è anche questa bella batteria di torre donna che attaccano il pedone D. Ovviamente non si può andare a catturare nell'immediato, però comunque è sintomo di forza. Carsen quindi passa da un 1.5, 1.6 che aveva prima a un 1.0. Noi rispondiamo con alfiere di 6, quindi finalmente riusciamo a giocare la mossa vista e rivista più volte con alfiere di 6, però qua Carsen anziché giocare A4 con re B8 e A5 decide di giocare un'altra mossa, ossia alfiere G3, quindi la mossa che avevamo visto precedentemente, ma in questa situazione, dopo le mosse che sono state giocate, porta il bianco ad avere due pedoni doppiati. Niente di così grave, infatti Carsen mantiene ancora uno 0.5 di vantaggio, ma ora arrivano una lunga serie di mosse abbastanza precise da parte di Carsen e da parte del resto del mondo, perché sono, diciamo, molto intuitive, ecco, diciamolo così. Giochiamo di 6, quindi vogliamo evitare che in qualunque modo Carsen riesca ad attaccarci questo pedone di 7, quindi giochiamo di 6, re B1. Donna in E6, quindi attiviamo anche noi la nostra donna in E6, donna B4. Lui vuole evitare eventuali rotture di scatole con donna E5 che porta al cambio eventualmente delle donne, quindi sposta la donna in B4 e noi giochiamo C5. È una mossa molto aggressiva, va a attaccare la donna avversaria, però come vedete espone molto il re del bianco, però del nero, scusatemi. Però comunque è una mossa molto forte perché non ci sono grandi tattiche per il momento per Carsen, soprattutto con la spinta del pedone in C5 noi riusciamo anche a sviluppare in un futuro prossimo anche l'alfiere lungo questa diagonale. Lui gioca donna 5, re B8, spinta del pedone in B3, alfiere C6, come detto siamo riusciti a sviluppare anche noi questo alfiere, alfiere B5, e qui non cadiamo in tentazione di andare a catturare il pezzo, perché nel momento in cui fossimo andati a giocare per esempio alfiere per B5, qui sarebbero arrivati i grossi guai, perché ci sarebbe stato cavallo per B5 che già minacciava qualcosa di veramente molto brutto come donna per A7, e se volessimo difendere il pedone A7 spingendo perdiamo il pezzo e quindi direttamente la partita. Quindi giustamente noi giochiamo D5, non cadiamo nella trappola. Lui risponde con E per D5, cavallo per D5, qui una lunga serie di cambi, torre per D5 e alfiere C4. Qui sembra che perdiamo qualcosa, ma in realtà tutto si semplifica con torre per D1 perché diamo scacco al re avversario, torre per D1 e donna E7, quindi non ci sono più minacce per Carsen. A4, B6, qui ora sì che si può giocare B6 perché non c'è più niente sotto, quindi si può andare a minacciare la donna avversaria, donna D2, re C7. Qui, nonostante ci sia una bella batteria, vedete che donna e torre non riescono a forzare l'ingresso lungo la colonna D, quindi stiamo molto bene. Donna F4 scacco, qui proponiamo il cambio delle donne, donna G4. Donna E7, ritorniamo nella casa di prima, difendiamo anche il pedone G7 dall'attacco di donna per G7, quindi tutto molto controllato anche da parte nostra. Alfiere B5, alfiere per B5, A per B5, nuovamente Carsen ha altri due pedoni doppiati, quindi se vogliamo proprio vedere la struttura pedonale è sicuramente migliore la nostra, però dobbiamo dare onore a Carsen che sicuramente ha i pezzi molto più attivi rispetto ai nostri. Giochiamo torre D8, torre per D8, re per D8, re A2. Qui cerchiamo di entrare e cerchiamo di catturare qualche pedone del lato avversario. Lui gioca donna per G7, donna per C2 scacco, re A3 e qui arriva, ragazzi, il
perpetuo, e quindi siamo riusciti a pattare la partita. Il finale era sulla carta pari, però era non così semplice da giocare, perché se guardiamo sia il bianco che il nero qui avevano la possibilità di fare incetta di pedone. Vedete che la donna bianca può catturare 1 o 2 pedoni in una mossa. Noi possiamo catturare per il momento il pedone in G2, ma comunque catturando G2 abbiamo 2 pedoni che possiamo attaccare, quindi non è così semplice giocare questa finale. Quindi noi siamo andati a prenderci questa patta, probabilmente abbiamo anche fatto bene a prenderci questa patta, però ditemi voi cosa ne pensate, se ha giocato meglio questo finale o se avete idee differenti rispetto a quelle che sono state giocate nel corso della partita. Scrivetemelo nei commenti, lasciate un like al video, io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video.